Ciao amici di Retroludica Videoludica, bentornati al club. Oggi vi parliamo dell'ultimo ninja, il Last Ninja, il Ninja Armakuni. E subito performance, tada! Sei vivo Nick? Sono vivo. Io sono Mauro. Io sono Nick, Nicola, Nick per gli amici. E oggi vi parliamo appunto di Last Ninja per Commodore 64, tutta la saga. Siamo nel 1986 e uscì improvvisamente un gioco che cambiò la storia del Commodore 64. C'erano usciti tanti giochi anche belli, però è stato un passo, non un passo, 10 passi in avanti, perché sfruttò completamente la potenzialità del Commodore 64, sia a livello di giocabilità, di grafica, che soprattutto anche a livello audio. Sì, il SID era portato a livelli altissimi. Altissimi. Era il 1986, uscì questo gioco che fece qualcosa come 2 milioni di vendite, tant'è che la System 3 decise di far uscire due seguiti, uno nel 1988 e uno nel 1990, sempre con grandissimi incassi, perché vendette tantissimo la System 3. Diamo due parole sulla trama di Last Ninja? Andiamo. Ok, un Shogun cattivissimo che anche se avesse un nome noi non lo sappiamo, fa niente, non importa, che è cattivissimo e basta, tanto basta, decide di sterminare tutti i ninja, non si sa perché sono antipatici, può essere, oggi politicamente corretto lo vieterebbe, ma al tempo non c'era, ammazza tutti, tranne uno che si era ritirato in ritiro spirituale, sorvegliare su qualcosa, diciamo che era via, insomma, vacanza, quello che volete. Quando torna trova tutti uccisi e gli scatta la vendetta, decide di uccidere questo Shogun e dovrà affrontare 6 livelli per arrivare al confronto finale. Questi 6 livelli si gioca con una giocabilità isometrica. Cosa vuol dire isometrica? È un 3D, diciamo finto all'interno di un 2D. Tipo, per fare un esempio, giochi come SimCity, questa è isometria, e quindi tutti i livelli sono strutturati isometrici. E non è facile giocare, non è difficile, uno si deve abituare, perché come abbiamo detto prima il gioco cosa consiste? Sia che si parte a sinistra che si parte da destra, bisogna sempre utilizzare una meccanica di gioco, l'isometria. Sì, l'isometria in pratica, per farvela facile, prendiamo un motore grafico moderno come Resident Evil. Se io vado dritto, il personaggio va dritto, entro in una stanza e piego a destra, devo dare con lo stick a destra. Invece no, con l'isometria tutto è fisso. Se io vado dritto, la leva va dritta, piego a destra, devo andare sempre dritto, perché per dritto per il personaggio è sempre leva su. Esatto. Cosa consiste nel gioco? Questo ninja che si muoverà per ben 6 livelli. Diciamo che se uno è capace, io riuscivo a giocare tutto in 40-50 minuti, devi prendere delle spade, devi prendere delle aste, devi prendere dei shuriken e andare avanti per questi livelli, addormentare ad esempio il dragone, finché arriverà davanti allo Shogun. Lo Shogun non è facile, non è difficile, però se uno è capace riesce a ucciderlo abbastanza velocemente. Tipico del tempo era comunque il pattern, quando sapevi come lui attaccava potevi riuscire a fare una Esatto. strategia di contromosse. Vi do un consiglio, vi mettete in un angolo, aspettate, colpite con il bastone lungo e avete vinto. È un po' subito questa, dai. Vabbè, però ormai siamo qua, l'abbiamo detto, dai. Magari uno che non ha mai visto il gioco, all'inizio io sono morto tante volte. Giocavo con mio fratello e dicevamo come si batte sto Shogun? Diciamo che noi che siamo nati nell'epoca siamo abituati a quel genere di difficoltà. Oggi diciamo che se supererebbero il primo livello sarebbe già da elogio. Ah sì, tantissimo. Sarebbe una cosa già molto in avanti riuscire a superare il primo livello. Poi uscì il Last Ninja 2 che sull'onda del primo fecero il secondo con una audio pazzesco, ragazzi. Forse l'audio migliore tirato fuori. In assoluto credo che oltre a questo non ci sia, secondo me, fatto dal grande Ben Daglish, un compositore inglese, britannico naturalmente, che fece queste canzoni e purtroppo è venuto a mancare nel 2018. E io vi consiglio di andare a recuperare sia i CD se volete, o anche su YouTube, che tanto c'è tutte le sue canzoni che potete ascoltare. E vi do un'altra chicca: Last Ninja, c'è un gruppo musicale di Amsterdam che fece un concertino, 2 o 3 concerti in tutto, col tutto esaurito circa 20 anni fa in questi pub. Io non sono riuscito ad andare, ho sempre... C'è rimasto questo rimpianto. Mai dire mai che un giorno lo rifaranno e riusciamo ad andare insieme. Assolutamente. Parliamo del remix a questo punto. Naturalmente uscì nel 1990 il terzo Last Ninja, ma in contemporanea nel 90 uscì anche il remix su cartuccia. Uscì. Solo cartuccia? Su cartuccia. Io l'ho avuto su cartuccia. Io mi ricordo che c'era anche il disco, però. Forse anche il disco. Cos'è il remix? Lo stesso identico gioco, non cambiando niente, migliorato sia l'audio che anche, diciamo, la grafica del primo capitolo. E anche questo remix fece un grande successo tra gli appassionati, e oggi andarlo a cercare in rete è quasi una chicca quasi introvabile. Sì, è praticamente la versione remastered che fanno oggi.
Esatto, come console all'epoca avevamo il Commodore 64, l'Amiga, l'Apple, uscirono tante, anche il DOS uscì. Nel 2005 si parlò del famoso Last Ninja 4. Io sono andato fuori di testa all'epoca. Completamente in 3D, avrebbero tutto detto. in 3D, c'è un video su YouTube, se andate a cercarlo, che potete vedere. Il gioco è strepitoso, soltanto che per mancanza di fondi. Sì, probabilmente la demo era fatta per cercare finanziatori che non arrivarono mai. Oggi purtroppo è tutto, sembrava dimenticato, però sperare. Esatto, e dico anche un'altra cosa, la System 3 è stata creata e fondata nel 1982 da Mark Hale, a tutt'oggi ha fatto uscire giochi fino al 2016, quindi esiste da ben 30 e passa 35 anni. Un sacco di anni. Tanta gente non lo sa, però tanti giochi sono ancora marchiati dalla System 3. A questo punto io riprendo i miei bellissimi nunchaku e quindi è il momento dei saluti. Saluti. Ciao da Mauro. E da Nick. Ciao. Alla prossima. Stay together, play forever, che se stiamo insieme l'emozione sopravvive. Ogni retro game a sua retro game together. Da una favola a un'impresa eroica forever. Retro edicola videoludica.
Ehi, ciao Simon! Ciao Simon. Ehi, Ciao! tutto bene? Sì! Tutto a Ciao. posto? Sì, tutto a posto. Eri impreso dal videogioco? Stavo giocando a Batman. Ah, bello. Ti ha preso molto, vedo. Moltissimo, non sai quanto. Ascolta, volevo chiederti se potevi venire insieme a noi fuori. Adesso? Sì, adesso. Cavolo. Sì, guarda, è il tempo di fare il record perché ci sono quasi. È davvero urgente. Sì, guarda, è tempo di finire la partita e arrivo. No, ora. Simon, muoviti. Dai Simon che abbiamo una nuova console da mostrarti. Dai, su, dai. Certo, me lo dite così? Dove? Dai, vieni. Andiamo. Dovrei